Benvenuto su questo video. In questo video viene trattato la teoria di John Nagelin sull'identità tra il campo unificato, traguardo della fisica teorica contemporanea, e l'esperienza della pura consapevolezza, sperimentabile direttamente con la pratica della meditazione trascendentale di Maharishi Mahesh Yogi. John Nagelin è nato il 9 giugno 1954 a Pittsburgh nella Pennsylvania, Stati Uniti, è un fisico teorico di fama mondiale, noto per le sue ricerche sulle teorie di unificazione dei campi. Il libro principale in cui tratta la sua teoria è Manual for a Perfect Government, Manuale per un governo perfetto, pubblicato nel 1998. John Nagelin in questo libro parte di come gli scienziati si sono sempre meravigliati di come la struttura logica della mente, che manifesta la sua forma più concreta nei vari formalismi matematici e nelle teorie sviluppate negli ultimi secoli, rispecchi l'intelligenza osservabile anche attraverso tutta la natura. Queste strutture logiche e matematiche, create dalla mente umana, sembrano adattarsi alla natura come un guanto. Il fisico Eugene Wigner, onorato come il padre dell'era atomica, espresse la sua meraviglia davanti a quella che egli chiamò la inspiegabile efficacia della matematica nelle scienze fisiche. Secondo Einstein, l'eterno mistero dell'universo è la sua comprensibilità, da parte della mente. Questo notevole parallelo tra l'intelligenza umana e l'intelligenza della natura è diventata ancora più notevole con l'avvento della teoria delle superstringhe, in cui i fisici hanno spinto la frontiera della ricerca scientifica fino alle fondamenta ultime dell'universo fisico. Con la teoria delle superstringhe, più che con qualsiasi altra teoria fisica precedente, si apprezza pienamente la profonda corrispondenza strutturale tra l'intelligenza umana e l'intelligenza della natura, e questo permette la possibilità di ottenere la conoscenza vera e precisa delle leggi dell'universo attraverso l'esplorazione interiore della coscienza, e per fare questo è necessario un minimo di comprensione delle ultime scoperte della meccanica quantistica e delle conoscenze più aggiornate sulla mente. La prima, efficace applicazione della meccanica quantistica ai livelli esterni dell'atomo ispirò ulteriori tentativi per applicare la meccanica quantistica stessa al mondo che rientra nell'ambito della teoria della relatività. Il successo di tali sforzi dipese da una sintesi per niente banale della meccanica quantistica con la relatività speciale di Einstein. La risultante teoria quantistica relativistica, nota come teoria quantistica dei campi, si affermò rapidamente come la struttura teorica di maggior successo nella storia della scienza. Essa fornì la possibilità di calcolare, con precisione praticamente illimitata, le proprietà ed il comportamento dei sistemi atomici e subatomici. Essa fornì anche la struttura matematica e concettuale necessaria per sondare scale temporali e spaziali ben al di là del nucleo atomico. Armati con questa struttura teorica di successo, e con acceleratori di particelle sempre più potenti e sofisticati, gli scienziati dal 1950 in poi si sono dedicati a sondare i segreti più profondi della natura. Questa esplorazione sistematica verso il profondo piccolo ha rivelato strati progressivamente più unificati del funzionamento della natura, culminando nella recente scoperta delle teorie di campo unificato. Queste teorie di campo unificato teorizzano un campo singolo ed universale alla base di tutte le strutture e di fenomeni dell'universo. Questa unificazione inizia con la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole a scale di distanze 100 volte più piccole del nucleo atomico. Il profondo successo empirico di questa teoria unificata, elettrodebole, ha ispirato gli scienziati a proporre le teorie della grande unificazione delle forze elettromagnetica, nucleare debole e nucleare forte. Questa grande unificazione di forze, come è stata proposta, avviene ad una scala di distanze 10 milioni di volte più piccola del metro. Tali teorie di grande unificazione, che attendono ancora conferme sperimentali definitive, forniscono una descrizione altamente compatta ed elegante delle forze e delle particelle elementari, ed offrono spiegazioni convincenti per alcune caratteristiche precedentemente inspiegabili dell'universo, per esempio, perché le cariche elettriche dell'elettrone e del protone sono esattamente uguali e di segno opposto, o perché il leptone tau ed il quark bottom hanno masse uguali asintoticamente ad alte energie, o perché nell'universo c'è la preponderanza di materia sull'antimateria. Ma la costruzione di una teoria di campo veramente unificata che incorpori la gravitazione si è dimostrata molto più difficile, poiché la forza gravitazionale è di tipo completamente diverso. I suoi stati particellari o quanti, chiamati gravitoni, hanno spin 2, mentre le forze convenzionali, cioè le altre tre forze, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole, sono rappresentate da particelle di spin 1.
L'unificazione di tali campi così disparati richiede perciò un nuovo potente principio unificante capace di unire spin differenti. Tale principio unificante, chiamato supersimmetria, fu scoperta finalmente negli anni 70. La supersimmetria non solo colmò la differenza di spin tra il gravitone di spin 2 e le forze con spin 1, ma pose anche le basi per un'unificazione perfino più clamorosa. Combinando particelle di spin diverso, la supersimmetria in principio fu capace di riunire categorie di particelle precedentemente inconciliabili, campi di forza, particelle con spin intero, o bosoni, e campi di materia, particelle con spin semi-intero, o fermioni, come i quark e i leptoni. La scoperta della supersimmetria diede inizio ad una ricerca globale per una teoria di campo completamente unificata di tutte le forze e particelle elementari. Sebbene i primi tentativi diretti di costruire teorie supersimmetriche di campo unificato siano fallite, è emersa presto un'implementazione più radicale della supersimmetria, nota come superstringhe. Mentre le precedenti teorie di unificazione erano tutte teorie quantistiche di campo di particelle elementari puntiformi, le teorie delle superstringhe implicano la quantizzazione di filamenti di energia unidimensionali o stringhe in movimento in spazi temporali a 10 o 26 dimensioni. I requisiti della consistenza quantistica impongono su tali teorie costrizioni matematiche così severe che è davvero notevole che esista una teoria delle stringhe autoconsistente. La sua scoperta causò il recente proliferare di attività teorica nota come la rivoluzione delle superstringhe. La teoria delle superstringhe non solo fornisce la prima teoria quantistica consistente della gravitazione, ma incorpora nella sua struttura unificata l'intero universo di particelle e forze elementari. Questa teoria potente ed elegante soddisfa tutti i requisiti per la teoria del tutto, tanto sospirata dai fisici, ed era il sogno di tutta la vita di Einstein. Dentro la struttura di questa teoria, le particelle e le forze elementari che riempiono l'universo sono soltanto stati vibrazionali delle superstringhe. Infatti, l'intero universo, con tutte le sue diverse e multiformi proprietà, carica elettrica, spin, colore e sapore dei quark, eccetera, non è altro che una sinfonia cosmica, un insieme di stati vibrazionali fondamentali e toni armonici di un campo singolo, sottostante, universale, unificato, che per John Hagelin è una dimostrazione di intelligenza della natura. Questa teoria prevede l'esistenza di 5 tipi di spin che comprendono l'intero universo fisico. Qualsiasi espressione di materia o di energia all'interno della struttura manifesta dello spazio e del tempo consiste necessariamente in uno di questi tipi. Oltre il campo manifesto nella geometria quadridimensionale dello spazio-tempo, oltre la scala di Planck di 10 alla meno 35 metri, c'è la realtà delle superstringhe, con una dinamica completamente unificata dal campo unificato stesso. Sebbene il formalismo matematico delle superstringhe porta all'esistenza di fino a 26 dimensioni spazio-temporali alla scala superiunificata, l'apparizione di micro-buchi neri ed altri forti fenomeni gravitazionali alla scala di Planck suggerisce una probabile transizione di fase ad una struttura totalmente nuova delle leggi naturali, che sfida ogni possibile caratterizzazione nel normale senso spaziale, temporale e causale. Il quadro che emerge è semplice e notevole. All'interno del campo manifesto di spazio e tempo, a scale spaziali più grandi della scala di Planck, l'universo è descritto da una teoria supersimmetrica di particelle elementari, classificate dai loro spin. Oltre ed al di sotto della scala di Planck risiede la dinamica puramente astratta, unificata delle superstringhe stessa. Mentre per i dettagli della teoria delle superstringhe e la sua formulazione matematica precisa restano ampie aree aperte di ricerca e dibattito, vi è poco dissenso tra i fisici teorici riguardo alla veridicità di questo quadro d'insieme. John Hagelin procede con l'investigazione di quelle che lui chiama tecnologie della coscienza e che hanno lo scopo di sperimentare direttamente i livelli più profondi e più vicini alla sorgente di ogni legge fisica, e ne fa un riassunto altrettanto conciso ed aggiornato delle ultime conoscenze scientifiche sulla mente e sulla coscienza. Sfortunatamente, nessuna teoria completa ed esaustiva della coscienza, paragonabile alla teoria del campo unificato della fisica, è mai stata formulata nella storia. Infatti, gli psicologi si sono sempre sentiti male equipaggiati per formulare teorie sulla coscienza usando strutture concettuali puramente materialistiche e di modelli meccanicistici della scienza del XX secolo. Fortunatamente un rapido progresso verso una teoria fondata della coscienza è stata resa possibile recentemente dall'avvento di nuove procedure empiriche e sperimentali che isolano le più semplici e più fondamentali strutture della coscienza.
Nel passato la ricerca psicologica si è focalizzata largamente sullo studio della coscienza di veglia e delle sue numerose patologie. Tuttavia, la coscienza di veglia è una forma di consapevolezza altamente complessa che risulta da uno stato eccitato della fisiologia del cervello. Come conseguenza, è stato difficile costruire una teoria semplice e coerente della coscienza basata sull'analisi dell'esperienza di veglia. Diversi passi avanti sono avvenuti investigando strutture più semplici e più fondamentali di consapevolezza. Le nuove metodologie sperimentali impiegate derivano in realtà dalla più antica scienza della coscienza, la tradizione vedica dell'India. Lo scienziato, laureato in fisica e studioso vedico, Maharishi Mahesh Yogi, un mistico e filosofo indiano nonché guru, fondatore della tecnica conosciuta come meditazione trascendentale, durante gli ultimi 40 anni della sua vita, ha rivitalizzato questa antica scienza della coscienza insieme con i metodi pratici che costituiscono la sua base empirica. Oggi, la tecnica della meditazione trascendentale è largamente praticata in tutto il mondo, con milioni di soggetti la cui esperienza è compresa tra alcuni mesi a 40 anni di pratica. Durante gli ultimi 30 anni, sono stati pubblicati oltre 600 studi scientifici sui benefici fisiologici, psicologici e perfino sociologici di questa pratica. Questo esteso insieme di ricerche, la vasta e diffusa disponibilità dei soggetti, ed il modo altamente sistematico in cui essa è insegnata, hanno reso questa tecnica uno strumento investigativo ideale per la ricerca psicologica moderna. Mentre la coscienza di veglia rappresenta una forma complessa di consapevolezza corrispondente ad uno stato complesso del funzionamento neurofisiologico, il cervello è capace anche di assumere stati più semplici e più integrati di funzionamento, che soggettivamente corrispondono a stati più silenti e più unificati di consapevolezza. Secondo quanto risulta dall'esperienza diretta, e dalla scienza vedica della coscienza, dalla quale deriva la meditazione trascendentale, l'intelligenza umana, come l'intelligenza della natura, è strutturata gerarchicamente in strati, dal grossolano al sottile, dall'eccitato al non eccitato, e dal diversificato all'unificato. Mentre noi generalmente siamo consapevoli solo dei livelli più attivi e superficiali della mente che sono coinvolti nel pensiero, nella percezione e nell'azione, l'esperienza rivela che ogni pensiero subisce una microgenesi, verticale, da una forma seme o meno eccitata o olistica fino ad una manifestazione più condensata ed articolata concretamente, dove finalmente è disponibile alla consapevolezza conscia e partecipa nel processo dell'esperienza e dell'azione. In altre parole, l'esperienza della meditazione rivela un vasto regno di livelli sottili della mente e del processo cognitivo che tipicamente resta al di fuori dell'esperienza conscia. Questi livelli più profondi della mente sono sperimentati come causalmente prioritari, intrinsecamente più dinamici, e progressivamente più astratti, completi ed unificati, parallelamente ai livelli più fondamentali di intelligenza riscontrati in natura. Soggettivamente, questi stati unificati di consapevolezza emergono quando la mente sperimenta sistematicamente stadi più astratti e fondamentali nello sviluppo del pensiero. Pertanto, come la mente diviene meno localizzata dai limiti specifici di un pensiero, la consapevolezza diventa corrispondentemente più espansa. Quando l'impulso più debole di un pensiero o di una sensazione viene trasceso, in questo modo, la coscienza è lasciata da sola a sperimentare se stessa. In questo stato di pura coscienza, lo stato più semplice e meno eccitato della consapevolezza umana, la coscienza viene sperimentata come un campo puramente astratto ed illimitato. Quando si diventa consapevoli spontaneamente dei livelli più fondamentali ed astratti dell'oggetto dell'attenzione durante la meditazione trascendentale, i limiti rigidi dell'oggetto iniziano a sfumare. Come l'oggetto diventa sempre meno localizzato ed il fuoco dell'attenzione inizia ad espandersi, la comprensione diventa sempre più illimitata. Quando l'impulso più debole dell'oggetto si dissolve e non vi è un contenuto localizzato dell'esperienza, la consapevolezza è completamente illimitata. Si rimane con l'esperienza di un campo puro, astratto, universale di coscienza, non localizzato da uno specifico contenuto o da un'attività della mente, c'è soltanto il sé vigile nella sua stessa natura illimitata. Da un punto di vista strutturale, la coscienza ordinaria di veglia è caratterizzata dalla triplice struttura del osservatore, campo vivo della soggettività stessa, del processo di osservazione, il meccanismo del pensiero e della percezione, e l'osservato, il contenuto o oggetto dell'esperienza. Così, nella coscienza di veglia, c'è sempre un oggetto di percezione, che sia un oggetto grossolano dell'esperienza sensoriale, un pensiero, o semplicemente una sensazione astratta. Sebbene l'oggetto di percezione fornisca il contenuto sostanziale dell'esperienza di veglia,
sia l'osservatore che il processo di osservazione sono necessariamente presenti anch'essi. A livelli più profondi di consapevolezza, l'oggetto della percezione è sperimentato come più intimo al soggetto, ovvero la separazione tra l'osservatore e l'osservato, che è una caratteristica che definisce l'esperienza di veglia, diventa meno distinta. Nello stato meno eccitato della coscienza, i tre componenti essenziali dell'esperienza di veglia, osservatore, processo di osservazione ed osservato, sono unificati in una struttura di pura coscienza auto-interagente. Questo stato di pura coscienza è chiamato samhita, letteralmente, coscienza unificata, nella scienza vedica di Maharishi Mahesh Yogi. Questo stato unificato di coscienza è caratterizzato dal sorgere di un insieme unico di cambiamenti fisiologici e neurofisiologici indicante profonda integrazione e coerenza del funzionamento cerebrale. La ricerca fisiologica su questo stato iniziò con il lavoro di R.K. Wallace, che evidenziò dall'elettroencefalogramma, dalla resistenza elettrica cutanea e da altri indicatori metabolici che un quarto stato di coscienza, oltre i tre noti di veglia, sonno e sogno, avrebbe potuto instaurarsi nel corso della pratica della meditazione. Numerosi studi successivi hanno confermato che il complesso integrato di cambiamenti fisiologici che avvenivano spontaneamente durante la pratica della meditazione è indicativo dell'esistenza di un quarto stato basilare di coscienza. Il termine basilare è usato per indicare che questo stato di coscienza sembra essere universalmente accessibile e altrettanto naturale degli stati di coscienza di veglia, sogno e sonno profondo. L'esistenza di uno stato di coscienza unificato sottostante e la disponibilità di pratiche sistematiche per investigare questo stato è stata annunciata da molti ricercatori come una nuova fondazione empirica per una teoria psicologica unificata e la base di una completa scienza della coscienza. Inoltre, queste pratiche meditative largamente disponibili forniscono una base sistematica, riproducibile e scientifica per l'esplorazione dei livelli più profondi della mente e della coscienza, e pertanto permettono un paragone dettagliato della struttura della mente umana e le strutture più profonde dell'intelligenza riscontrata in natura. Come risulta chiaramente, questa corrispondenza è notevolissima. Come già notato, sia l'intelligenza umana che l'intelligenza della natura posseggono una struttura gerarchica. Entrambe hanno alla loro base un campo unificato di intelligenza. E, come in natura, i livelli più profondi della mente sono più potenti, olistici, completi ed unificati. Questa corrispondenza qualitativa ha resistito ad uno stretto esame scientifico. La conclusione più naturale che si può trarre da tale corrispondenza è che il campo unificato della pura coscienza auto-interagente ed il campo unificato della moderna fisica teorica sono la stessa cosa per John Hagelin. In altre parole, il livello più profondo dell'esperienza umana, la pura coscienza, costituisce l'esperienza diretta soggettiva del campo unificato che attualmente viene esplorato dalla fisica teorica moderna. Questa conclusione è sia concorde che consistente con il buonsenso comune ed è difficile concepire due distinti campi unificati nella natura, uno alla base dell'esperienza conscia ed uno alla base di ogni altra cosa nell'universo. Mentre sembra quasi autoevidente agli scienziati convenzionali che la pura coscienza, l'aspetto più fondamentale dell'esistenza umana, ed il campo unificato, l'aspetto più fondamentale di ogni altra cosa in natura, siano identici, questa affermazione risulta sorprendente o perfino anti-intuitiva per molti fisici. La ragione di ciò è che molti scienziati considerano la coscienza come un epifenomeno, cioè come la risultante macroscopica di numerosi processi elettrochimici microscopici nel cervello. Questa visione particolare della coscienza sembrerebbe precludere qualsiasi relazione fondamentale tra la coscienza stessa ed il campo unificato. Tuttavia, questa visione meccanicistica della coscienza e l'intero modello materialistico su cui essa si fonda, è principalmente il prodotto di 3 secoli di ricerca scientifica dedicata all'analisi della materia macroscopica, superate dalle grandi scoperte della teoria della relatività e della fisica quantistica. Va sottolineato che, riguardo alla coscienza, questo punto di vista non ha alcuna base empirica rigorosa, e non dovrebbe essere formalmente associata con la scienza. Inoltre questa visione meccanicistica della coscienza è in contrasto con un insieme sempre crescente di dati che riguardano il dominio della coscienza individuale e collettiva, ed è anche incompatibile con le esperienze dirette di milioni di individui, esperienze simili a quella citate in precedenza. Per John Hagelin l'evidenza sperimentale più concreta per una descrizione più profonda della coscienza, basata sulla teoria dei campi, è quello che lui chiama effetto di superradianza o effetto Maharishi, prodotto dalla pratica collettiva della meditazione trascendentale. Questo cosiddetto effetto Maharishi consiste, in certe condizioni, in un campo di coscienza coerente,
generato da molti soggetti in meditazione, che si propaga nello spazio, influenzando positivamente la popolazione circostante. Esso non provoca forzature della volontà ma solo un piccolo incremento dell'ordine mentale in chi ne è investito, che permette un funzionamento del cervello più naturale e libero da stress, ed è rivelabile statisticamente dalle conseguenze sugli indici sociologici, quali minori incidenti e malattie, minore criminalità, miglioramenti economici, eccetera. Sempre secondo John Hagelin, questi sono dimostrazioni consistenti di effetti di campo estesi della coscienza, che hanno retto alla prova di molte ripetizioni consecutive su una varietà di scale. Questi studi impiegano misure sociologiche standard, come le statistiche ufficiali sulla criminalità, povertà, eccetera, per studiare l'influenza su una popolazione circostante da parte di gruppi in meditazione che praticano collettivamente queste tecniche. Il comportamento fisico osservato di questi effetti sociologici sono fortemente indicativi di un effetto di campo. Per esempio, la riscontrata attenuazione dell'effetto con la distanza confermerebbe fortemente una interpretazione di questo tipo, basata sulla teoria dei campi. La dipendenza quadratica dell'intensità dell'effetto rispetto alla grandezza del gruppo creatore del campo è anch'esso caratteristico di un fenomeno di campo in cui gli elementi irradiatori operano coerentemente. Nell'ambito del dominio classico dello spazio-tempo, gli unici mediatori potenziali per tali interazioni sociologiche di lungo raggio sono l'elettromagnetismo e la gravitazione. L'interazione gravitazionale tra individui, tuttavia, è di gran lunga troppo debole per produrre effetti sociologici rivelabili. C'è un consenso generale tra gli scienziati dei centri studi Maharishi sul fatto che anche l'interazione elettromagnetica sia probabilmente troppo debole per spiegare gli effetti sperimentalmente osservati. Se i meccanismi convenzionali sono incapaci di rendere conto dei dati dell'effetto Maharishi, allora è chiaramente necessario un meccanismo non convenzionale, in particolare un meccanismo che possa servire a superare le sostanziali barriere di distanza coinvolte. Più di una spiegazione dettagliata di tale meccanismo può essere trovata nella letteratura della fisica teorica. Una spiegazione coinvolge la struttura non locale della geometria spazio-temporale prodotta da forti effetti gravitazionali alla scala della superunificazione. Un'altra spiegazione coinvolge correlazioni quantistiche di lungo raggio riguardanti una componente, conscia, del collasso non locale della funzione d'onda. Entrambi i meccanismi richiedono che la coscienza operi alla scala della superunificazione o vicino ad essa, e che pertanto essa occupi una posizione fondamentale nella struttura dell'universo fisico. L'abbondantissima evidenza sperimentale, sempre secondo John Hagelin, dell'effetto Maharishi, fornisce così un forte sostegno empirico per l'identità proposta tra la pura coscienza ed il campo unificato. Per concludere, fin dalla sua nascita, avvenuta nel XVII secolo, la scienza moderna ha escluso il concetto di mente dal mondo oggettivo che intendeva studiare. Dovendo spiegare tutto in termini rigorosamente materialistici, nei secoli successivi la scienza ha inevitabilmente considerato la mente come un aspetto secondario della natura, nato per caso sul nostro pianeta e confinato nel cervello dell'uomo e degli animali superiori. Perfino la psicologia, scienza nata nel XIX secolo con il proposito di indagare i fenomeni mentali, ha adottato questo atteggiamento, che è talmente radicato nella mentalità occidentale da sembrare ovvio e scontato. Ma le sorprendenti scoperte della fisica del XX secolo potrebbero sconvolgere questa vecchia concezione. A livello della fisica subatomica esistono solo campi di energia, che vibrano o si propagano per onde, come la luce. L'aspetto solido della materia è solo un risultato grossolano dovuto al gioco delle forze subatomiche, le quali derivano da un unico campo fondamentale che Einstein definì campo unificato. In pratica, l'universo che sembrava intrinsecamente materiale ha rivelato che la sua essenza fondamentale è pura energia immateriale e vibrante. A sua volta tale energia possiede un ordine intrinseco che rivela, a livello del campo unificato, l'intelligenza più profonda della natura. Inoltre la fisica quantistica, che descrive questi livelli fondamentali della realtà, presenta incredibili paradossi che coinvolgono l'osservatore cosciente. L'universo non si trova in uno stato puramente oggettivo, ed un sistema fisico può comportarsi in modi diversi a seconda della conoscenza che ne ha l'osservatore. Negli ultimi anni tale inaspettata natura della realtà fisica è stata confermata da vari esperimenti, ma l'argomento è rimasto pressoché sconosciuto all'opinione pubblica, e perfino a molti scienziati. Per fortuna alcuni semplici esperimenti condotti recentemente su dei fasci di luce laser ha reso più comprensibile questa tematica. Molti scienziati non se ne rendono conto, ma tali scoperte,
che riguardano fatti reali ed incontrovertibili ed hanno permesso concrete innovazioni tecnologiche, ci riportano verso una concezione immateriale dell'universo, simile alla visione dei filosofi idealisti, da Platone a Schelling, da Berkeley a Fichte e ad Hegel, con i dovuti aggiustamenti, secondo cui la realtà naturale è una manifestazione di un principio mentale universale. La concezione della realtà che sembra delinearsi da queste scoperte, pur ritrovandosi in tutte le tradizioni del mondo, presenta straordinarie affinità con le concezioni della realtà della tradizione orientale. Procedendo in questa ricerca con la cautela della scienza occidentale, che accetta solo fatti certi e documentati, troviamo degli articoli che fin dal 1970, in italiano dal 1972, Le Scienze numero 45, evidenziano gli effetti benefici di una tecnica mentale molto semplice, nonostante il nome altisonante meditazione trascendentale. Questo esercizio mentale, introdotto da Maharishi Mahesh Yogi, che ha dimostrato di produrre notevoli effetti benefici sulla psicologia e sulla fisiologia dei praticanti, come documentato ormai da centinaia di ricerche scientifiche. Maharishi sostiene che con questa tecnica la mente può percepire i livelli più sottili della realtà fisica, fino al campo unificato, e può raggiungere uno stato quantistico, che produce coerenza nelle onde cerebrali. Questo è il campo di studio delle università Maharishi con cui collaborano celebri scienziati. Un effetto straordinario, più volte verificato ed in continuo studio nei vari istituti di ricerca Maharishi, è il cosiddetto effetto Maharishi di cui ho parlato in precedenza, cioè quell'effetto, che in certe condizioni il campo di coerenza generato da più soggetti in meditazione si propaga nello spazio, influenzando positivamente la popolazione circostante. Questi riscontri scientifici dei centri studi Maharishi sono ancora ignorati dalla stragrande maggioranza delle persone e degli stessi scienziati, e che si scontrano contro pregiudizi colossali e granitici, secondo John Hagelin avvalorano al di là di ogni dubbio la nascente concezione della realtà fondata nuovamente sulla mente. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.